E poi il commendatore non si deve preoccupare per suo figlio. Ci penso io a farlo studiare. Non lo lascerò un istante. Bentornati in soffitta, dove il passato rivive e il fascino di un'epoca indimenticabile continua a farci sognare con la bellezza delle sue protagoniste. Se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così non perderete nessuna delle nostre avventure nel mondo del cinema di genere e della cultura pop degli anni 70, 80 e 90. Oggi vi porto con me in un viaggio irresistibile nel tempo, alla scoperta di una delle pellicole più divertenti, leggere e, sì, anche un po' maliziose della commedia all'italiana. Sto parlando di L'insegnante al mare con tutta la classe, un piccolo grande gioiello del 1980 diretto dal maestro Michele Massimo Tarantini. E preparatevi, perché qui il cast è un vero spettacolo e la Rizzoli è semplicemente un sogno a occhi aperti. Sistemiamo il tuo là. Ci vediamo dopo. Dopo? Sì, dopo. Ci vediamo. Ma non con lei, sto dicendo, ci vediamo. Non so se vengo dopo. Vengo domani, dopodomani. Dipende da come si mette la situazione. Arrivo. Il film si apre con il commendatore Ercole Cubetti, interpretato dall'intramontabile Lino Banfi. In un momento di entusiasmo paterno regala al figlio una fiammante auto sportiva per festeggiare la sua presunta promozione. Peccato che, sorpresa delle sorprese, Mario non è stato promosso, anzi è stato rimandato in francese. Apriti cielo! Il commendatore ritira l'auto e fugge nel suo hotel al mare, sperando almeno in una vacanza tranquilla. E certo, come no, a rovinargli i piani arriva una valanga di personaggi irresistibili. Mario e i suoi compagni di scuola, tra cui il mitico Cocò, interpretato da un Alvaro Vitali in grande forma. C'è anche la moglie, una Francesca Romana Coluzzi monumentale, che prova in ogni modo a mantenere un certo decoro familiare, con risultati che, potete immaginare. È un ricordo molto bello, siamo stati a Tirrenia, era fuori stagione, non c'era nessuno, l'albergo era tutto per noi, c'era Francesca Romana Coluzzi che arrivava la mattina alle 8:30 al trucco, un po' in ritardo, dice: ma sei già truccata, ti sei truccata solo? Dice: no, veramente non sono andata a letto da ieri sera perché ho giocato a poker tutta la notte con gli amici e con gli altri della troupe, e per cui non si struccava, arrivava, faceva il non stop, simpaticissimo. E poi arrivano lo zio preside, Franco Diogene, e sua moglie, interpretata da Gisella Sofio. Insomma, il relax che il commendatore sognava si trasforma subito in un circo. Ma il vero terremoto arriva con lei, la splendida Lisa Colombi, la professoressa di francese chiamata per dare ripetizioni a Mario, interpretata dalla meravigliosa Anna Maria Rizzoli. Abbiamo girato a Tirrenia con Lino Banfi, c'era un bravissimo direttore di fotografia che era Gianfranco Ferrando, che poi ho riavuto fortunatamente in altri film, che mi ha fatto molto bella, perché le luci, io mi ricordo che c'era la lotta per sapere chi era il direttore della fotografia, perché ti possono fare bellissima come ti possono fare meno bella, insomma, con delle luci più fredde, più dure. Lisa è una visione che manda in tilt l'intero albergo. Ogni sua entrata in scena è un piccolo capolavoro di leggerezza, sensualità e quella malizia giocosa che rende questo film semplicemente irresistibile. Voglio baciarti! Le riprese si svolgono nella luminosa cornice di Tirrenia, con l'Hotel Continental che diventa il palcoscenico perfetto per questa commedia da vacanza. Equivoci, tentazioni e un'atmosfera balneare che sa di estate eterna. Il cast poi è una parata di volti amati. Adriana Pacchetti, Gino Pagnani, Galliano Sbarra, Mauro Vestri, Dino Cassio, Jimmy il Fenomeno e Piero del Papa. Tutti insieme danno vita a un mondo vivissimo, divertente e ormai entrato nella storia del nostro cinema popolare. E cosa rende questo film così speciale? La sua semplicità. Una storia leggera, divertente, con gag precise come una freccia e personaggi che rimangono nel cuore. E poi lei, Anna Maria Rizzoli, che illumina ogni scena, trasformandola in un momento di pura magia. Sono più identificata nei film con Lino Banfi, che all'epoca non era Lino Banfi adesso, anche se era un grandissimo attore, lo si capiva da subito perché era di una comicità travolgente, ti inventava le scene al momento, cambiava il copione, cambiava le battute, proprio un talento unico, naturale, che poi è anche un bravo attore drammatico.
E con questo, cari soffittari, si chiude il nostro viaggio nell'estate più spensierata di tutte. L'insegnante al mare con tutta la classe rimane un simbolo dolcissimo e irresistibile degli anni d'oro della commedia italiana. Se questo episodio vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdervi le prossime chicche direttamente dalla nostra soffitta. E ora tocca a voi. Quale attrice vorreste come protagonista della prossima puntata? Scrivetelo nei commenti, che sono curiosissima. E se non l'avete ancora fatto, recuperate l'insegnante al mare con tutta la classe. Vi regalerà risate sincere, spensieratezza e quel profumo d'estate che non passa mai. Restate sintonizzati e ci vediamo presto solo qui nella soffitta di Pippo.